Ciao ragazzi, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Oggi facciamo un viaggio nella nostra penisola, andiamo a riscoprire un'altra ricetta della nostra tradizione campana, quindi italiana. Una di quelle ricette che io amo davvero tanto perché è buonissima. Andiamo a vedere subito quali sono gli ingredienti. Sono gli spaghetti alla Nerano, quindi abbiamo bisogno di 200 grammi di spaghetti per 2 persone. Se non sono 100 grammi a testa di spaghetti minimo, mi sembra, cioè veramente c'è un colpo al cuore. Con meno di 100 grammi mi viene una doppia tristezza. Poi c'è una cosa particolare in questa ricetta: ci vuole dell'olio extravergine di oliva per friggere le zucchine, quindi ce ne vuole circa mezzo chilo per 2 zucchine. In questo caso sono circa 300-350 grammi. Guardate che meraviglia, zucchine sono un prodotto di stagione, sono fantastiche, in questo momento veramente sono al top. Del buon basilico, questo è il mio basilico, anche se le foglie sono un po' grandi, però non fa niente, sono belle e profumate, uno spicchio d'aglio. Poi ci vuole del provolone del Monaco. Il provolone del Monaco è un provolone particolare, ha un sapore unico, è leggermente piccante ed è spettacolare. Ovviamente non si trova ovunque nella nostra penisola, però se trovo qualche link di qualche rivenditore onesto che vende questo prodotto, ve lo inserisco qua sotto nell'info box. Se non lo trovo subito non lo inserisco subito, magari lo inserirò più avanti. Comunque se si trova, credetemi, oggi poi noi faremo la ricetta in purezza, quindi ma che cosa ve lo dico a fare? Già immaginate. Ultimi 2 ingredienti: un pochino di sale e poi un pochino di pepe, e poi ovviamente ci servirà anche dell'olio per il resto della preparazione. Dunque, allora, vi ho fatto già vedere che c'è un libro bellissimo che potete regalare a vostri amici, parenti, zio e cugino, ai vostri mariti, donne, accattatevi. Sì, ma prima di accattarlo vediamo la sigla e poi cominciamo la nostra preparazione. Olè! Allora, eliminiamo la testa e la coda della zucchina e poi bisognerebbe tagliarla in questa maniera, guardate, così. Vedete, bisogna fare tutte quante delle fettine così piccoline, questa dimensione, vedete, così fini. Lo so benissimo che cosa mi state dicendo: chef, ma io non sono capace di tagliare così. Allora come si fa? Ci mettete il dito così, no, ci passate, vedete, col dito, ops, appoggiate la lama così e poi sbrem in avanti, e così riuscite a farlo. Quindi il dito lo fate andare indietro e qua date la dimensione, appoggiate la lama sul dito e poi sbrem. In alternativa potete utilizzare il mandolino. Oh mia bella mandolina che te brilla di lontano. E come si usa il mandolino? Non lo so, forse è meglio eliminare comunque la cabeza, quindi la punta, ok? E poi vediamo, prendete, fate così, ecco, diciamo che è più comodo, è più pratico e più veloce, vedete? Però con un buon coltello si riesce a fare lo stesso lavoro velocemente. Vedete, quali sono più belle secondo voi? Cioè, sono uguali. Incredibile. E vabbè, dai, comunque vi ho insegnato anche a tagliare le zucchine, e poi è lo stesso metodo che vale per tagliare anche tutte le altre cose, quindi non lo so. Ecco, vedete perché bisogna lasciare questo pezzo? Perché con questo non vi affettate anche le dita. Andiamo avanti. Guardate che bello quest'olio, mamma mia. Vabbè, che cosa ve lo dico a fare? Poi dopo vi spiego una cosa: se dovete utilizzare l'olio per friggere, l'olio non è che una volta che avete fritto una volta lo dovete eliminare, lo potete usare anche per almeno una seconda frittura. Dopo vi faccio vedere che cosa bisogna fare perché è abbastanza interessante. Intanto parliamo della temperatura dell'olio. La temperatura ideale dell'olio è 160-170 gradi. Ora, se non abbiamo il termometro, accattatevi, perché un termometro in cucina vi serve sempre, esattamente come un libro così, cioè, di cucina, un manuale, una smemoranda di cucina. Comunque il termometro è fondamentale, ma in questo caso c'è un trucchetto che adesso vi svelo appena qua l'olio si scalda. Aspettiamo. Quindi vi volevo raccontare quella volta, una domenica d'ottobre, già l'autunno mi moriva addosso, tu fumavi sigaretta. Non so se vi ho parlato di questi spaghetti, che sono quelli delle spighe molisane,
che però non delle, cioè senza le, sono quelli spighe molisane, cioè senza articolo, proprio così si chiamano, sono spighe molisane, cioè veramente, cioè questi sono buonissimi, li ho usati l'altra volta, vieni a vedere qua, sono trafilati al bronzo, ecco una cosa che non vi ho detto importante, gli spaghetti devono essere trafilati al bronzo perché abbiamo bisogno dell'amido che viene rilasciato nell'acqua di cottura della pasta, perché ci servirà per la formazione della cremuzza, ma poi ve lo spiego. Comunque stavo canticchiando una canzone prima e volevo mandare un abbraccio forte forte a Claudio Bisio, punto. Lui sa e chi sa sa. Un abbraccio veramente forte Claudio, ti voglio bene. Comunque mettiamo dentro, dopo qualche minuto, quando iniziamo a vedere che inizia a cambiare forma sul fondo, che inizia a fare dei disegni strani, vedete che si inizia a girare, perfetto, allora gliene mettiamo dentro una e aspettiamo che comincia a soffriggere bene. Quando comincia a soffriggere bene, ancora no, vedete, però comincia piano piano perché la temperatura inizia a essere quasi quella giusta, abbassiamo un pochino il fuoco, ecco, vedete, perfetto. Però prima di abbassare gliene mettiamo dentro un pochino, non dobbiamo mettere tutto in una volta perché altrimenti abbassiamo troppo la temperatura dell'olio, quindi nel momento in cui inseriamo i prodotti all'interno dell'olio teniamo il fuoco bello vivo. Quando questi iniziano a venire a galla, allora abbassiamo un pochino la temperatura, perché altrimenti, ecco come adesso, abbassiamo la temperatura perché altrimenti l'olio rischia di superare quella che è la sua temperatura di fumo e quindi poi si potrebbe bruciare. Se si brucia l'olio lo roviniamo e soprattutto poi rilascia delle sostanze tossiche. Le zucchine si devono cucinare per bene e devono prendere un colore bello, diciamo che devono essere belle abbronzate, devono risultare anche quasi croccanti, ok? Quindi ci vorrà qualche minutino. Perché bisogna friggere nell'olio extravergine di oliva e non in un qualunque altro olio? Proprio per il sapore che rilasciano, è fondamentale, cioè il sapore che rilascia l'olio in questo caso è fondamentale per ottenere proprio il sapore puro di questa ricetta. Quindi so benissimo che la tentazione c'è di utilizzare un olio scarso per fare la frittura, però sarebbe un errore, perderemmo una parte importante del sapore. E come vedete in questo caso io sto facendo per 2 persone, però voi potreste farla con sempre solo mezzo litro di olio extravergine di oliva anche per 20 persone, perché l'importante è che tenete la temperatura giusta e che poi quando le friggete non ne mettete troppe e una volta che sono pronte le tirate via e potete continuare così la frittura. Quindi in realtà non è uno spreco, ok? Di tanto in tanto gli diamo una bella girata. Abbondante olio, è fondamentale che sia abbondante l'olio perché le deve coprire interamente. Un altro segreto, oltre al discorso della temperatura: se noi friggiamo in abbondante olio, il prodotto che stiamo friggendo assorbe meno olio. Se noi friggiamo con poco olio, tende ad assorbire più olio, perché in questa maniera diventano belle croccanti. Se noi invece li friggiamo con un padellino con pochissimo olio, tutto quell'olio che c'è all'interno del pentolino viene assorbito dal prodotto che stiamo friggendo. Se poi avete un termometro potete verificare la temperatura. Se per caso dovesse aver superato la temperatura all'olio di 170 gradi, spegnere il fuoco, ok? Cioè lo spegnete proprio in maniera tale che non supera mai il punto di fumo. Perché nella parte finale della frittura che cosa succede? Che inizialmente quando noi inseriamo il prodotto la temperatura dell'olio si abbassa, ma quando poi siamo nella fase finale della frittura la temperatura dell'olio sale. Perché? Perché c'è una minor quantità di acqua e il prodotto è praticamente ha raggiunto anche internamente una temperatura più alta. Quindi nella parte finale della frittura, come in questo caso, viene a vedere, guarda che ci siamo quasi, ancora manca un pochino, vedete che ancora non hanno il giusto colore ma ci stiamo avvicinando. In questo momento io potrei anche spegnere il fuoco perché sono sicuro che la temperatura è già troppo alta, quindi aspettiamo un attimino. Quando vediamo che comincia ad abbassarsi allora lo possiamo riaccendere. Giocate con la temperatura perché questo è davvero molto importante. Guardate come si stanno colorando per bene, bisogna tenerla ancora un attimino, c'è un profumo che fa paura comunque, ragazzi, guardate che spettacolo. Ancora 30 secondi. Vedete? L'olio tende a salire e a scendere di temperatura.
adesso è arrivata a 170 al punto limite e sono praticamente pronte. E voilà, ora si possono togliere. Questo è il colore perfetto. Le mettiamo in un vassoio con della carta assorbente, perché devono perdere quello che è l'eccesso di olio. Guardate, sono fantastiche. E andiamo avanti a friggere le altre. Ci spezzettiamo sopra un pochino di basilico così, semplicissimo. Mescoliamo bene, ci mettiamo anche un pochino di pepe, perché poco poco si assorbe e aiuta con il profumo. Basilico spezzettato così, con il calore, rilascia i suoi oli e questi vengono assorbiti dalle zucchine. Ora sto facendo le ultime, l'acqua bolle, quindi cominciamo la cottura della pasta, però prima ci mettiamo il sale grosso e caliamo lo spaghetti. Ok, non bisogna spezzare gli spaghetti, ve lo dico, perché magari qualcuno li spezza e sarebbe veramente un delirio, poveri spaghetti. Per questa dose di pasta abbiamo bisogno di circa 80-100 grammi di provolone. Lo grattugiamo di qui perché, vedete, se lo dovessimo grattugiare da questa parte, che è la parte dove si grattugia generalmente il parmigiano, si impasterebbe. Invece lo grattugiamo qua e problemi non ce ne sono. Guardate, prendiamo uno spicchio d'aglio intero in camicia, lo pestiamo per bene e via. All'interno della padella aggiungiamo olio extravergine di oliva per coprire bene il fondo, accendiamo il fuoco e lo facciamo soffriggere per bene. Quando fate questo lavoro tenete sempre la padella inclinata in maniera tale che l'olio copre molto bene l'aglio, perché in questo caso dobbiamo lasciare anche la pellicina dell'aglio, quindi lo lasciamo in camicia nonostante sia spaccato, quindi rotto, perché la pellicina dell'aglio tende ad assorbire quelli che sono gli eccessi di sapore e di profumi dell'aglio. Quindi se vi piace un sapore di aglio bello marcato, la eliminate la pellicina, ok? E l'aglio deve rosolare per bene, deve risultare bello dorato, perché l'olio si deve proprio profumare con l'aglio, vedete? Comunque si può anche semplicemente lasciare così e lei assorbe a prescindere questo eccesso di sapori dell'aglio. Perfetto, a questo punto che l'aglio è bello dorato, eliminiamo le zucchine. Perfetto, così. Facciamo insaporire, facciamo raggiungere bene la temperatura, quindi la pasta la tiriamo via 1 minuto e mezzo prima del suo tempo di cottura e via, all'interno della padella. L'acqua di cottura della pasta è fondamentale perché dobbiamo ottenere la cremina, quindi la mescoliamo bene, se siete capaci la facciamo saltare un po' in questa maniera. Perfetto, aggiungiamo un mestolo di acqua di cottura della pasta abbondante, vedete? Dobbiamo stare a temperatura, E quando la pasta è praticamente cotta, vedete che la zucchina tende a rimanere abbastanza croccante, però guardate come ha colorato l'acqua, ha subito rilasciato il suo sapore. L'amido si lega con il grasso che ha catturato e che hanno rilasciato le zucchine, che poi non è nient'altro che l'olio extravergine di oliva, sia del fondo di cottura che quello che avevano assorbito le zucchine. Guardate la crema, non c'è bisogno di aggiungere burro né niente, guardate, già da sola così si è formata una crema. Però ora dobbiamo fare qualcosa di epico, quindi ancora un pochino di acqua di cottura della pasta, spegnere il fuoco, aggiungere a fuoco spento, mi raccomando, il formaggio, non tutto in una volta, ne aggiungiamo dapprima una metà e poi mescoliamo così. Non la saltate in questo momento, perché se la saltate il formaggio va sotto e poi si attacca alla padella, quindi bisogna solo mescolarla in questa maniera. Quando vedete che è stato assorbito, allora sì, la possiamo saltare. Vedete? Guardate la cremositaggine. A questo punto mettiamo l'altra parte di formaggio
E se per caso dovesse risultare eccessivamente asciutta, a questo punto possiamo aggiungere ancora un pochino di acqua di cottura della pasta. Guardate la crema come si forma naturalmente, guardate che roba, incredibile, no? È perfetto, fantastico. E voilà, mettiamo l'ultima parte di formaggio e via, mescoliamo ancora un po'. E ora facciamola saltare un pochino, guardate, è di una meraviglia incredibile, è leggermente una goccia, una punta di acqua di cottura della pasta, pepe, una bella spolverata di pepe così, mi raccomando questa manovra tutta a fuoco spento, e poi del buon basilico rigorosamente spezzettato a mano. Ecco una cosa che non vi ho fatto vedere prima: alle zucchine un pochino di sale bisogna aggiungerlo anche insieme al pepe quando le abbiamo messe ad asciugare. Un pochino di sale in quel momento ci vuole. Qui è stra perfetto, però una goccia d'acqua, ancora di acqua di cottura della pasta ne hanno bisogno. Perfetto. E voilà ragazzi, les jeux sont fatto. Andiamo dunque a farci del male. Andiamo ad impiattare. E là, guardate che spettacolo. No vabbè, questo è qualcosa di questo è qualcosa che fa male. Cioè nel senso che è un piatto dietetico, è un piatto mediterraneo, è un piatto di quelli che uno deve assolutamente provare una volta nella vita, se non 5, anche 18 o 24. Comunque ci siamo, guardate che roba, guardate la cremositaggine, eccola qua, eccoci qua. No vabbè, vieni qua, fai vedere qua in padella, guardate, cioè guardate che roba, guardate. Vabbè, mi sa che l'ho fatta solo per una persona oggi, e vabbè, me la mangerò soltanto io, ho sporcato il piatto, peccato, e vabbè. Perfetto. Ok ragazzi, adesso facciamo 2 foto e poi ci mettiamo una fogliolina di basilico qua, un'altra sbrem di pepe così e un'altra fogliolina di basilico qua. Perfetto. Facciamo 2 foto e poi andiamo a fare la prova dell'assaggio. Regia, abbiamo finito con queste foto che io non ce la faccio più, guarda un po', cioè veramente qua c'è qualche cosa di fai vedere qua, vieni qua, fai vedere qua, guarda, cioè guarda, ma che cosa non è, ma che avvicinati, proprio fai vedere la cremositaggine, no, scordatillo. No, buono, mamma mia, no ragazzi, cioè veramente, guarda, cioè, ma io no, cioè, no. Meno male che sono capace a cucinare. Comunque devo dire una cosa, ma proprio fondamentale, ma veramente vieni qua, te lo dico nell'orecchio, è importantissimo non dimenticare che